Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del pedale Lotzell della nuova CSL di Fanatec. E a tal proposito volevo chiedervi, vi siete iscritti al canale? Avete messo un bel like? Banda alle ciance! Sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Ragazzi, perdonate il siparietto, ma mi diverte. In realtà una cosa che voglio aggiungere sempre più nel mio canale è un po' di divertimento, per non rendere sempre troppe pesanti alcune recensioni o alcuni discorsi che facciamo nel mondo del sim racing, anche perché nella realtà non sono un tipo esattamente serioso. Comunque, siamo qui oggi per parlare del pedale Lotzell della nuova CSL di Fanatec. Finalmente ho avuto l'opportunità di averlo tra le mani e in realtà questa opportunità nasce da delle modifiche che farò su questo pedale, ma oggi siamo qui per fare una veloce recensione su questo pedale. Iniziamo col dire che la struttura totale del pedale è la stessa che ritroviamo sulla due pedali. Spero che abbiate visto la recensione, nel caso ve la metto qui sopra per andarvela a rivedere, della due pedali. Fanatec ha rinnovato la sua pedaliera entry level con una struttura totalmente in metallo. Parliamo, ragazzi, di metallo spesso 3 mm, quindi molto robusto, molto resistente. E questa miglioria, come ho già detto nel video precedente, l'ho trovata ottima perché nel modello precedente è capitato, soprattutto nei modelli quelli che hanno quella verniciatura un pochino più grezza, che ci siano state rotture e spacchi proprio della struttura. In quel caso era un impasto di lega e in alcune circostanze, in alcune case di alcune persone che conosco, è successo che si sia proprio letteralmente sgretolata. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di spostare la pedana sia più in basso sia più in alto. Naturalmente ci sono delle regolazioni, vedete qui dietro, che vi permettono lo spostamento del pedale, che io vi consiglio, perché avere un pedale di una dimensione un pochino più adatta al vostro piede vi dà una sensazione migliore quando lo andrete a premere. Rimangono sempre, in questo caso nella versione base, le pedane in plastica. In realtà dà un senso un po' di cheap del prodotto, non mi fa impazzire né col calzino né con la scarpa. Naturalmente anche in questo caso la scarpa aiuta un pochino il grip rispetto al calzino, che su questo tipo di plastica, anche se non è perfettamente liscia, può succedere che possa scivolare. Ma anche in questo caso Fanatec ha fatto delle pedaline molto carine che rendono l'aspetto estetico della totalità della pedaliera, a mio avviso, molto migliore. Novità che abbiamo già trovato sulla due pedali è che Fanatec questa volta la parte elettronica la integra totalmente all'interno del pedale. In questo caso, utilizzando un pedale a cella di carico, Fanatec utilizza una seconda scheda a cui potete poi connettere i vostri pedali della frizione e dell'acceleratore. Nel caso voi aveste già comprato la due pedali, quello che è oggi il vostro pedale del freno diventerà un pedale della frizione. In questo caso, ragazzi, l'elettronica è un'elettronica a 12 bit per tutti e tre i pedali, differente dal precedente modello che aveva 12 bit su acceleratore e frizione e 16 bit per il freno. Ma come dico più volte, io, a differenza di molti, perché molti invece riescono a capire, a percepire questa effettiva differenza, non trovo in realtà un motivo estremamente valido di preferire 16 ai 12, anche perché anche tante pedaliere di alta fascia utilizzano ancora i 12 bit. Quindi la scelta tra il 12 e il 16 sia più un discorso del produttore che fa determinate scelte, ma non inficia assolutamente, secondo me, la qualità, anche perché non parliamo di costi differenti effettivi a livello di produzione. Per quanto riguarda l'elettronica di questo pedale, va a integrarsi con l'elettronica che già troviamo sulla due pedali, quindi potrete connettere la scheda all'altra scheda che trovate sulla due pedali e poi connetterla da questo lato o alla base o direttamente al vostro PC, sempre con i soliti cavi che utilizza Fanatec, sia per quanto riguarda l'USB tipo stampante o in questo caso l'RJ12 per collegarlo direttamente alla vostra base. E naturalmente in entrambi i casi avrete la possibilità di poter modificare la pressione massima che vorrete sulla vostra cella di carico. In questo caso Fanatec ha riprogettato una nuova cella di carico, come vedete finalmente di generose dimensioni, perché questo genere di celle tende molto spesso a potersi rompere, ma in realtà non si rompe mai o difficilmente nella parte metallica. Molto spesso sono disattenzioni di noi utenti che facciamo nei cavi.
in quei punti sono un pochino delicate, ma stando attento a quella cosa là, in realtà sono celle dalla durata infinita. Arriviamo adesso al punto cruciale di questo nuovo modello, sempre perché voglio parlarvi della differenza rispetto al precedente. La prima cosa che ho notato è che è possibile montare meno elastomeri. Allora, questo ragazzi, avendo già avuto molte esperienze, avendo parlato con tanti di voi che hanno avuto la CSL, può portare dei piccoli svantaggi a quelle persone che sono abituate, oppure per il tipo di postazione che utilizzano, perché magari non hanno nemmeno una postazione, può nascere il problema di un pedale troppo duro. Questo anche se si montano gli elastomeri più morbidi. In realtà gli elastomeri che vengono forniti in questa pedaliera sono di 3 tipologie: 65 short, 85 short e 95 short. 95 short parliamo praticamente quasi di un pezzo di plastica. In questo caso, anche montando 465, il pedale risulta un pelo più duro rispetto a quello del modello precedente, che dava la possibilità di montare più elastomeri, e più elastomeri della stessa densità corrisponde ad avere un pochino più di corsa. Quindi in realtà potrebbe essere, per dei versi, per il tipo di utenza a cui è destinato questo genere di prodotto, un piccolo passo indietro, perché ci sono meno regolazioni, si è costretti comunque a avere un pedale di una durezza superiore rispetto a quella. E ho notato che molta utenza che anela a questo genere di prodotto in realtà non è abituata o non ha nemmeno una postazione adatta a montare un pedale con cella di carico e a sfruttarlo al 100%. Quindi un consiglio che vi do, ma ve lo do a prescindere, quando scegliete di montare sulla vostra postazione una pedaliera a cella di carico, siate ben consci di rafforzare quella che è la parte della pedana per poterla sfruttare al massimo, perché naturalmente, come vi ho detto, montando 465, ma in realtà è possibile anche andare ad indurire ulteriormente il pedale montando gli 85 e i 95, e in quel caso, come ho detto, serve ancora di più possedere una postazione adatta a poterla sfruttare. Se a livello di design mi piace anche questa nuova linea, ho trovato la scelta del sistema di montaggio del perno un piccolo passo indietro. Innanzitutto perché ci sono delle rondelle interne che, ragazzi, tutte le volte che l'andate a smontare è difficile tenere insieme, cascano molto spesso. È un sistema semplice ma un pochino più macchinoso rispetto al precedente, almeno io così l'ho reputato. Sicuramente un vantaggio che questo sistema offre è che nel caso succedesse, perché è successo anche nel vecchio modello, si rompesse il perno centrale, in realtà è possibile sostituirlo o farselo mandare come ricambio direttamente come piccolo pezzettino. In realtà nel precedente modello alle persone che è capitato, perché è capitato che si rompesse il perno centrale, Fanatec era costretta a dover rimandare un intero pedale. Naturalmente finché il pedale è in garanzia non ci sono particolari problemi, paga Fanatec. Ma quando succede che il pedale non è più in garanzia, sono in realtà, ragazzi, so cazzi amari, Mandre. Questo perché? Perché dovrete riacquistare e pagare di tasca vostra un pedale intero. Quindi sicuramente è un vantaggio a livello costruttivo e di gestione sicuramente dei problemi che possono avvenire, perché chiunque può avere dei problemi, avere questo genere di sistema. Ma un pochino più macchinoso nel montarlo e smontarlo. Naturalmente vi manderò tutti i video per farvi vedere come funziona, è tutto molto semplice, ma come vi ho detto può succedere che tutto vi caschi dalle mani, perché mi è successo anche a me. Detto questo, arriverei anche a fare un paragone con quella che è la miraglia delle pedaliere Fanatec, la V3, e soprattutto per quanto riguarda il pedale del freno, perché ognuno di noi ha una propria opinione. La mia opinione sulla differenza tra i due generi di pedali, seppur quella è la miraglia tra i pedali Fanatec, io trovo questo genere di sistema di elastomeri migliore rispetto anche a quello che è il sistema della miraglia. È costretto a un cilindro di elastomero un pochino costretto dentro quella camera, che a mio avviso non si sfrutta bene come può sfruttarsi questo genere di sistema. Perché, a prescindere che poi ognuno possa avere anche le proprie personali opinioni anche sulle pedaliere di alta fascia, il sistema che viene utilizzato anche su pedaliere molto più costose di questa è sempre questo: un perno che passa all'interno di una cella di carico con degli elastomeri di più buona o più cattiva qualità. Quindi un sistema molto simile anche a quelle che possiamo considerare pedaliere di più alta fascia, a differenza di questa che io considero un po' la regina delle pedaliere di fascia bassa, perché è il punto di partenza se vogliamo iniziare ad avere una simulazione di un determinato livello. Come vi ho detto, vi ho già parlato quindi che ci sono diversi elastomeri di cui potete scegliere le diverse durezze, tutti divisi da degli spaziatori. In questo caso, proprio per la forma che hanno questi elastomeri, diventano fondamentali
questi spaziatori, perché aiutano con delle piccole bavette a contenere l'espansione degli elastomeri. Anche in questo caso, ragazzi, gli elastomeri sono sempre un materiale che può rovinarsi per 1001 motivi, sia che li faccia Fanatec, anche i fibroelast, che non faccio nomi di pedaliere perché molti utilizzano i fibroelast come elastomero per le pedaliere, o anche quelli che se li fanno in casa, può succedere che si rompano, ma per 1000 motivi. In questo caso, per garantirne un pochino la durabilità, Fanatec all'interno di queste rondelle ha creato delle piccole bavette che contengono un pochino l'espansione dei propri elastomeri. Arriviamo poi a quello che è la cosa che più ci interessa, la sensazione sul pedale. Personalmente l'ho trovata di ottimo livello. Naturalmente la possibilità di cambiare gli elastomeri all'interno vi dà anche un ampio margine a quelle che sono le possibili regolazioni. Il difetto che ho trovato, come al solito su tutti i progetti Fanatec, è che non è possibile regolare l'inclinazione del pedale rispetto al piano. Cosa significa? Che come al solito, per avere un pedale un pochino più verticale, dovrete per forza avere la pedana del poggiatalloni inclinata. Ci sono persone che con questo genere di situazioni non si trovano molto bene. Anche io ho scoperto che quando ho il pedale quasi perfettamente verticale, mi piace di più avere anche la pedana in realtà completamente orizzontale. Ma anche qui, ragazzi, è una questione veramente di gusto, perché se vi trovate bene con questo genere di situazione in cui se avete un'inclinazione un po' costretta, ragazzi, l'effetto e la precisione di questo pedale personalmente l'ho trovata di un buon livello. Per essere una pedaliera considerata di fascia bassa, di fascia medio-bassa, io ve la straconsiglio, soprattutto a tutti quelli che hanno già comprato la 2 pedali. Ragazzi, il primo step, la prima modifica da fare alla vostra pedaliera è, ragazzi, il pedale a cella di carica. Anche a livello strutturale, ragazzi, l'ho trovato davvero molto solido. Naturalmente con il tempo può succedere di tutto, perché sempre nella parte del giunto utilizza delle boccoline in Teflon che può succedere con il tempo si vengano un pochino ad usurare. Però in questo caso, fino a un determinato livello, penso che andando a stringere il perno con il controdato dietro potrete sempre un velino andare a recuperare un pochino di solidità, cosa che per esempio con il vecchio modello, soprattutto sul freno, non era possibile, ed è capitato anche in quel caso nei vecchi modelli che nel tempo iniziassero ad avere un pochino più di gioco, perché le boccoline in Teflon si andavano un po' ad usurare. Naturalmente anche in quel caso non lo trovo un problema esagerato, perché difficilmente, a meno che il problema non si aggrava tanto, non si nota tantissimo quando state giocando, anche perché è risolvibile in maniera abbastanza banale aggiungendo delle piccole rondelle in plastica di poco spessore che vanno a togliere ugualmente il gioco. Quindi sono problemi a mio avviso marginali finché si possono risolvere. Naturalmente il pedale si va a integrare in maniera molto semplice a quella che è già la pedana che viene fornita con la 2 pedali, ed il montaggio rimane praticamente lo stesso. Quindi ragazzi, munitevi solamente di una buona postazione, di una buona pedana dove andrete a montare la vostra pedaliera CSL a cella di carico, che sia adatta, che sia sufficientemente robusta per poterla sfruttare al 100%. Detto questo, non penso ci sia null'altro da dire su un pedale del freno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come ho detto nell'antefatto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, perché ci saranno delle piccole sorprese in delle recensioni future, ma non vi voglio svelare nulla, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!